Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a Oltre i confini della realtà. Oggi siamo qui per tornare a parlare di Halo, ma non era stata cancellata la terza stagione? Come mai si sta tornando a parlare di questa serie televisiva? Semplice, la terza stagione effettivamente è stata cancellata da Paramount+, ma nel momento stesso in cui è stata annunciata la cancellazione della terza stagione e quindi la mancanza di volontà a continuare a trasmettere questa serie televisiva che sta facendo molto discutere, non solo per la sua realizzazione che è stata in qualche modo al di sopra delle aspettative e che ha una trama action movie fantascientifica molto interessante e ricca di spunti che potrebbero allungare all'inverosimile le varie stagioni, quindi farne molte di più di quelle che erano previste all'inizio. Ma quello che ha in qualche modo sconvolto di più è il fatto che ci fosse una gran quantità di telespettatori che l'hanno seguita e che addirittura nella seconda stagione si è passato da un audience soddisfatto del 70% ad un audience soddisfatto del 90%. Nonostante quindi tutte le soddisfazioni prese dopo la seconda stagione, Paramount ha deciso di cancellarla e chiudere lì la narrazione di questo franchising che è venuto fuori da un videogioco altrettanto interessante e decisamente tra i più famosi al mondo. Ma perché siamo allora qui a discutere di questa cosa? Perché nel momento stesso in cui è stata annunciata il blocco e l'annullamento della terza stagione di Halo, Netflix ha annunciato di avere acquisito da Paramount+ i diritti d'autore, i diritti sulla serie televisiva. Ne consegue che già da marzo, massimo aprile, saranno visibili entrambe le stagioni direttamente sul canale Netflix, sulla piattaforma Netflix. E ancora una volta ci chiederemo: ma che c'entra la terza stagione? Perché nella politica di Netflix, quando si acquistano serie televisive da altri canali, c'è quella di fare denaro. Questo significa che hanno visto la possibilità e probabilmente magari hanno già nel cassetto la trama di una terza stagione, magari hanno acquisito anche la trama della terza stagione, la sceneggiatura, eccetera, direttamente dalla Paramount. Questo non possiamo saperlo, magari era già stata scritta, era già in programma e via discorrendo, e di conseguenza dobbiamo aspettare che vengano esposte la prima e probabilmente anche la seconda stagione, con cui tireranno le somme e faranno i conti, e in base ai conti decideranno se c'è la possibilità di guadagnare con una terza stagione e magari di recuperare i soldi spesi per le prime due, e naturalmente quello di continuare ad utilizzare quel franchising per altre storie parallele, che probabilmente potrebbe essere il guadagno maggiore. Sono fiducioso che la terza stagione verrà fatta, perché per una serie televisiva che ha raggiunto addirittura nel suo audience un 90% di soddisfazione nella sua seconda stagione, una cosa abbastanza rara, mi porta a pensare che ci sono ottime prospettive. Inoltre la trama, soprattutto delle ultime puntate di Halo, oltre ad intrecciarsi e a renderci sempre più presi da una situazione non solo sentimentale, ma delle vicende dei protagonisti e delle vicende ormai dello spazio intorno ai nostri personaggi più amati della serie Halo, c'è una novità, e questa novità apre almeno ad un'altra stagione. Quindi rimaniamo in attesa e naturalmente speranzosi che la terza stagione venga prodotta da Netflix e fatta entro al massimo 1 anno e mezzo.
Questo ci porterebbe sicuramente una grande soddisfazione. Se vi siete persi quindi la prima e la seconda stagione, potrete vederle naturalmente a breve su Netflix. Se siete interessati, volete saperne di più, vi ricordo che qui sul canale, oltre ai confini della realtà, trovate naturalmente le recensioni della prima e della seconda stagione. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.